Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente Napoli-Milan 1-0, portiamo a casa il risultato, il secondo posto, una partita che ci aspettavamo un tantino così, però non mi è piaciuto il post partita e le dichiarazioni in conferenza stampa, ma ci arriviamo, facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dal match e poi ci spostiamo a tutto ciò che è successo nel post partita perché a me assolutamente non è andato giù. Primo tempo dove si salvano solo le occasioni di Spinazzola e un tiro alto del Milan, per il resto pochissimo altro, anche visto l'allenatore avversario e l'idea di gioco che non è poi così tanto lontana da quella del Napoli. Mi aspettavo sicuramente qualcosina in più, vista la qualità in campo, si alza un tantino la qualità, recuperiamo qualche calciatore, però fatichiamo tantissimo comunque a renderci pericolosi, anche se è stata una partita a scacchi voluta anche da Conte, lo si è visto dopo i cambi, il Napoli si è andato a prendere il risultato, si è mosso prima e quindi il Milan è finito nella rete di Antonio Conte, perché poi l'1-0 sarebbe bastato anche se arrivava al 45esimo o al 50esimo, quindi diciamo che era una partita studiata tra i due allenatori, così almeno per quanto mi riguarda. Poi Alisson spacca la partita, entra Politano, Gutierrez torna sulla fascia sinistra, cominci a macinare gioco per quello che dovrebbe essere e ti rendi pericoloso. Sono contento del risultato, sono contentissimo dell'aver scavalcato il Milan comunque in classifica e quindi secondo posto, resta invariato il distacco con l'Inter, ma non mi è piaciuto assolutamente il post match e questa apertura alla nazionale, perché poi ci sono 7 match da qui alla fine e le dinamiche del calcio le conosciamo già. Parlo di calciatori che possono perdere la fame, calciatori che abbiamo visto chiedono 10.000 euro per poter passare il turno e qualificarsi ad un mondiale, quindi le motivazioni ad uno spogliatoio è sempre complicato tenerle molto alte, quindi questa apertura in conferenza stampa alla nazionale sia di Antonio Conte sia il presidente, che comunque ha detto se me lo viene a chiedere Antonio ci penso, vediamo, facciamo, secondo me non era il caso, anche perché io non ho assolutamente perso la voglia di tentare di sfilarlo questo scudetto da sotto il naso. C'è ancora tempo e ci sono altre partite, magari l'Inter stecca con il Como, ti ritrovi a 4 punti, sei lì, mancano altri match da qui alla fine ed è un peccato poi ritrovarti con uno spogliatoio che al limite sa benissimo che ti stai accordando con la nazionale, sa benissimo che il futuro è in bilico nella prossima stagione, quindi si potrebbe intaccare quella voglia e quella foga di andare a rompere le scatole fino all'ultima giornata. Ecco perché sono un po' irritato nel post partita. Poi ci portiamo a casa sicuramente situazioni favorevoli e non sono novità, ma lo sapevamo già. Alisson comunque è un calciatore che la partita la spacca, ma può partire anche dall'inizio perché nell'1 contro 1 diventa devastante e probabilmente cominciandole con un calciatore che ti può dare la superiorità numerica, partite del genere dove trovi una squadra completamente arroccata nella propria metà campo che la prima cosa che si pone è di non farti giocare piuttosto che andare a segnare, probabilmente serve qualcosina in più e serve quel guizzo. Io mi aspettavo che bastava, come ho detto nel video prepartita, la qualità messa in campo e i recuperi comunque con McTominay, Anghissà, De Bruyne comunque tornati a buoni livelli anche dal punto di vista fisico, perché ieri Anghissà comunque si è fatto tutto il match e non ha giocato assolutamente male, tenendo anche dal punto di vista nervoso un Napoli compatto anche sul finale, andandosi a prendere poi calci di punizione per rifiatare, cercando di chiudere determinate situazioni che potevano rendersi poi pericolose, soprattutto dopo l'1-0, perché sapevamo benissimo che dopo aver messo la palla dentro il Milan si sarebbe svegliato cercando di pareggiarla la partita e portarsi a casa un punto
all'allegriana maniera, ecco, mettiamola così. Però, ripeto, questa situazione, se la nazionale ovviamente cerca qualcuno, io farei lo stesso mio nome, o meglio, Conte si è autocandidato, tra virgolette, nelle dichiarazioni post partita. Le vado un attimo a recuperare perché è una cosa che non riesco, ecco, a metabolizzare, almeno stamattina. Poi passerà qualche giorno e al limite non ci penso più. Non dimentichiamo che l'anno scorso, negli ultimi 3 mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve. No, i media devono scrivere, è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della federazione mi prenderei in considerazione insieme ad altri. Per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in nazionale, conosco l'ambiente, mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò col presidente. Mi dispiace che se avessimo raggiunto la qualificazione ai mondiali magari ai rigori si sarebbe parlato di grande impresa e di grande calcio. Io mi auguro che, diciamo, si riesca a scindere la situazione come ci arriva ai rigori, passi il turno ai rigori che è una lotteria, e mettere da parte poi il grande calcio, perché ci saresti arrivato sicuramente non con il grande calcio nazionale parlando. Purtroppo contano i risultati, ma dopo 3 mondiali bisogna fare qualcosa di serio, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la partita ovviamente contro il Milan, Conte dice: oggi abbiamo conquistato 3 punti fondamentali per la Champions, discorso che sta passando in secondo piano. Se per i top team come Juve e Milan l'obiettivo è entrare in Champions, non capisco perché a Napoli sia tutto dovuto. Qui abbiamo vinto il secondo trofeo, ora dobbiamo essere bravi a mettere in ghiaccio la Champions e finire più in alto possibile. Stiamo onorando la storia, noi dobbiamo fare il massimo fino alla fine. Se mi chiedi di chi c'è davanti, c'è l'Inter che è in testa meritatamente, difficilmente perderà altri punti vista la media, ma noi dobbiamo sbagliare niente e pensare a fare più punti possibili, qualificarci in Champions per il prestigio e i soldi che dà. Oggi c'è tanta energia, il pubblico ha capito le difficoltà, ce lo ha dimostrato ancora una volta. Dobbiamo continuare su questa strada sapendo che mancano 7 partite e dobbiamo dare il massimo. Io appunto mi auguro che questa situazione nazionale, dove poi ci sono state le aperture, perché l'errore sta lì, nell'aprire a 7 giornate dalla fine, si poteva anche tenere sotto banco questa situazione per quanto riguarda il Napoli. Poi se diciamo all'interno dello spogliatoio la cosa già la sai, ma si continuava a rendere alla grande, benissimo, ma se da qui in avanti poi inizio a vedere situazioni strane, calciatori che comunque non danno il 100% fino alla fine perché sanno benissimo che poi sarà un'estate di rivoluzione, e allora un tantino mi brucerebbe dal punto di vista dei risultati nel caso non venissero conquistati. Sappiamo benissimo che il calendario comunque non è semplice né per noi né per l'Inter né tantomeno per il Milan. Le prossime vedono comunque l'Inter con il Como, noi che affronteremo il Como che ha steccato in questa uscita in Serie A e quindi si sta giocando il posto Champions. Non è che è comodo lì al quarto posto a dire ok, io posso perdere anche 3, 4, 5 partite, resto comunque in zona Champions, assolutamente no. Quindi andare ad affrontare la squadra di Fabregas in questo momento, ma credo anche quando l'affronterà il Napoli, non sarà sicuramente roba facile. Ecco perché dobbiamo fare attenzione sia al calendario e sia alle prossime partite e tenere tutti sul pezzo al 200%. Poi c'è l'attenuante per quanto riguarda il match. Perdi Højlund a ridosso della partita, perfetto, ti ritrovi con Giovane prima punta che non ha reso come si voleva, ma è una cosa normalissima se lo si deve schierare all'improvviso per l'infortunio di un compagno, situazioni che al limite hai provato poco per quanto riguarda lo svolgimento della fase offensiva con lui prima punta, ma c'è quella condizione che non riesco a capire, ovvero il Napoli batte una rimessa dal fondo passando la palla da Savic al centrale di turno, che può essere Juan Jesus. Juan Jesus la ripassa a Savic. Savic allarga sul braccetto di sinistra. Buongiorno in questo caso, Olivera in questo caso, chi che sia. Da lì parte la pallata sulla punta, dove io poi non posso nemmeno attaccare l'eventuale seconda palla perché mi ritrovo con la linea mediana troppo dietro. E quindi preda dell'avversario, a meno che
il mio attaccante è l'unica punta che ho lì davanti, non faccia gli straordinari, stoppa il pallone, elude un paio di avversari, punta alla porta e al limite va in rete. È l'unica soluzione che potrebbe nascere da un'impostazione del genere, e vado in bestia quando vedo queste cose, perché comunque passarti la palla dal portiere al centrale partendo completamente basso su una rimessa dal fondo non è una cosa sbagliata, assolutamente no. Porti la squadra avversaria comunque a stanarsi dalla propria metà campo e quindi venirti a prendere più alto, però devi uscire in quel caso palla a terra, devi avere comunque determinati movimenti codificati per poter uscire palla a terra e scavalcare la linea di pressione. È lì che poi, accompagnando con il centrocampo e riversandoti in avanti, puoi creare pericolo portando più calciatori nella metà campo avversaria, non avendo poi solo la punta di riferimento per andare ad attaccare l'eventuale seconda palla. Queste sono un tantino le cose che ho visto e che potrebbero migliorare in casa Napoli, al di là della situazione conferenza stampa e nazionale, però che la partita sarebbe andata più o meno in questo modo lo sapevamo già prima di iniziare, ma lo sapevamo già quando avevamo letto il calendario. Napoli-Milan, sapevamo benissimo che sarebbe stata una partita a scacchi, tra virgolette, e chi ha fatto la prima mossa comunque ha portato i 3 punti a casa. Buono che l'abbiamo fatta noi la prima mossa e ci siamo dati comunque quella spinta nel volerla andare a vincere e portare i 3 punti a casa. Questo assolutamente sì, non sto qui a fare nessuna critica al 200%, però lasciatemi passare questa situazione che sicuramente non mi è andata giù al 100% nel post partita, e in questa situazione nazionale se ne poteva parlare poi a fine campionato, tant'è vero che poi le elezioni del nuovo presidente, a quanto almeno ho letto e le informazioni che ci hanno passato, è il 22 di giugno, quindi a campionato totalmente finito ci sarà l'elezione del presidente, si vedrà chi andrà a comporre poi l'organigramma nazionale e gli eventuali allenatori che verranno scelti per papabili faranno le scelte che devono fare, ma in quel momento, non oggi. Non esiste mettere zizzania e creare poi ambienti, non voglio dire tossici, ma in bilico dal punto di vista mentale, perché poi sappiamo benissimo come può uno spogliatoio tirare i remi in barca all'improvviso, come può uno spogliatoio mettersi di traverso, se vuole mettersi di traverso, e l'abbiamo vissuto anche in casa Napoli, ma non è solo a Napoli, è il calcio moderno, sono i calciatori moderni e sono i ragazzi che comunque fanno parte delle rose, che devono comunque essere seguiti molto ma molto bene, senza steccare alcuna dichiarazione per chi li dirige, perché poi possono tranquillamente girarsi e tu invece di 7 vittorie vai a fare 7 partite che poi potevi portare a casa, una la porti a casa, l'altra al limite la stecchi perché non si è dato il 100%, ed è questo che non vorrei vedere nei prossimi match. Fatemi sapere cosa ne pensate e la vostra qui sotto nei commenti. Siamo secondi, 2 punti sul Milan, a 7 punti dall'Inter. Io ancora ci credo. Fate voi, ovviamente. Se non ci credete più posso anche capirlo, ma 7 punti sono tanti, ma con il calendario che ancora si deve svolgere, le partite che ci saranno, portarsi poi a 4 punti tra un paio di giornate magari dall'Inter metterebbe pressione, e non poco, ai nerazzurri, che poi contro la Roma hanno vinto 5-2, siamo tutti d'accordo, però nel secondo tempo, nel primo tempo spazi lasciati, si è abbassata l'Inter dopo il gol del vantaggio, una squadra forse un tantino più cinica e più organizzata dal punto di vista offensivo magari sarebbe uscita con un passivo diverso. Non dico che l'Inter non avrebbe vinto la partita, perché l'Inter comunque ha meritatamente vinto il match, ma con un'altra squadra organizzata diversamente, più sul pezzo anche a livello mentale, magari avresti vinto la partita, ma non con un risultato così largo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.